tratto essenziale della produzione artistica di Enrico Nicolò è il paesaggio, ma Nicolò è un paesaggista non nel senso classico del termine, è un paesaggista particolare, atipico, in quanto il suo approccio non è né descrittivo né documentaristico. Dunque i suoi paesaggi sono paesaggi interiori, esistenziali, ove predominano atmosfere melanconiche, dolenti, struggenti. Per fare ciò si avvale delle potenzialità astrattive e drammatizzanti del bianco e nero. Predilige gli spazi ampi, i lunghi campi dell'esistenza, come dice lo stesso autore, ove manca la presenza umana. Tuttavia, benché la figura umana sia assente, è all'uomo e dell'uomo che i suoi paesaggi vogliono parlare, perché sono paesaggi da intendersi come specchio dell'anima, in una visione appunto non di rado lirica e struggente. L'uomo effettivamente compare nel paesaggio di Enrico Nicolò, anzi potremmo persino dire che la figura umana compare in tre modalità differenti. La prima è quella che ci riconduce al nostro viaggio esistenziale, fatto di sofferenze, fatto di fatica e soprattutto di solitudine. La solitudine di cui parla l'autore è quella del viandante del tempo, che poi è il titolo di una sua serie, La solitudine del viandante del tempo. Ebbene, in questa serie l'uomo compare da solo, nel pieno di scenari naturali, ed è colto in un atteggiamento riflessivo, contemplativo, e consapevole della propria caducità, della propria limitatezza, ed è per lo più ritratto da tergo, dunque non ne vediamo il volto, ed è appunto rappresentato nell'atto di fissare l'orizzonte o gli spazi ampi che gli si stagliano innanzi e che sono evidentemente la metafora del viaggio esistenziale che ciascuno di noi intraprende nel momento in cui viene al mondo. La seconda maniera di declinare la presenza della figura umana all'interno del paesaggio la possiamo constatare nella serie Oltre l'infinito sublime. Qui la figura umana è abbigliata in una maniera quasi atemporale, ma a ben guardare è abbigliata quasi come nella pittura romantica tedesca della prima metà dell'Ottocento. Effettivamente, in questa serie, Oltre l'infinito sublime, il fotografo compie un omaggio, un plauso al concetto di sublime che è proprio della pittura romantica tedesca. Dunque, negli scenari naturali, ora aspri, ora piani e comunque sempre disabitati e desertici, si accentua questo senso dell'oltre, fino a quasi far avvertire allo spettatore una sorta di tensione escatologica. Un altro elemento che vale la pena di sottolineare è che in questa serie prevale la figura femminile, austera, dignitosa, in quanto la donna è incarnazione della bellezza e l'autore, difatti, sostiene fortemente l'idea che nell'arte si debba ritornare a recuperare il senso del bello. Nelle opere di Enrico Nicolò la presenza della figura umana ha anche significati simbolici, in quanto l'autore è soprattutto un fotografo simbolico, concettuale, e dunque ci porta nel semantico, nel figurato, nel connotativo. È il caso della serie Oltre il caos. Qui l'autore intende utilizzare la fotografia soprattutto come un mezzo per riflettere e far riflettere su verità essenziali. Questa indagine esistenziale è espressa proprio in simboli e in concetti. Dunque diciamo che in questa serie ci porta in un ambito semantico un po' diverso rispetto alle altre serie che abbiamo visto, a metà tra il surreale e il metafisico, tra il reale e il fantastico. Ed ecco che allora ritroviamo la persona, ancora sola, in atteggiamenti e azioni assolutamente improbabili che tendono a spiazzare l'osservatorio in quanto assunti in contesti inconsueti e spiazzanti. In ciò l'autore mostra di aver assimilato la lezione di alcuni maestri del cinema del bianco e nero del passato. D'altronde il fotografo non fa mistero di amare il cinema e lo dimostra apertamente con citazioni esplicite nella serie Dive di carta, icone in celluloide, dedicata alle star femminili del grande schermo di qualche anno fa. Enrico Nicolò fotografa anche a colori.
in analogico come per il bianco e nero. Tuttavia l'espressione artistica assume forme un po' diverse. Potremmo infatti dire che benché nell'opera di Enrico Nicolò ci sia una continuità di ispirazione e contenuti, tuttavia possiamo dire che se al bianco e nero egli affida pensieri, concetti, sentimenti, viceversa al colore affida intuizioni, percezioni, sensazioni. Dunque la razionalità cede il passo all'immaginazione, alla fantasia, le forme e i contorni perdono la loro sostanza mimetica e dunque prendono corpo macchie di colore che generano benessere. È il caso della felice serie dei photoblerrygraph, termine coniato dall'autore. Vediamo che cosa significa photoblerrygraph. Foto, appunto immagine, fotografia. Blurry vuol dire indefinito, indistinto, evanescente. Ecco perché abbiamo delle chiazze, delle macchie cromatiche, tra l'altro realizzate attraverso un uso deliberato di sovraesposizioni più o meno spinte. E poi abbiamo graph, che vuol dire rappresentazione grafica essenziale. Quindi ritroviamo il paesaggio, ma lo ritroviamo indistinto, evanescente, non riconoscibile, ma molto gradevole a vedersi. Se la figura umana compare, anch'essa è indistinta e non riconoscibile. Se nei photoblerrygraph la natura è immobile e tutto avviene in macchina, viceversa, nelle cosiddette intuizioni di moto di Enrico Nicolò, è il soggetto che si muove e il suo movimento è suggerito mediante l'uso della tecnica del panning. Ma potremmo dire che si tratta non di rado di un panning per così dire ibrido, perché il fotografo non intende restituirci l'identità congelata del soggetto in movimento, bensì artisticamente vuole evidenziarne le dinamiche senza svelarci la realtà. Enrico Nicolò è anche un ricercatore, per cui egli estende l'uso del colore allo studio del linguaggio della comunicazione fotografica e alla realizzazione di immagini che catturino particolari geometrie e partiture cromatiche interessanti e suggestive. In quest'ultimo caso ritorna la presenza di linee, di cantiture, di pattern e texture.